Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e benvenuti qui di fronte al Monte Elena, nel pieno deserto della Namibia, questo super arido deserto che veramente ci ha stupito chilometro dopo chilometro, ma che piano piano ci ha portato vicino all'Orange River, che è anche il confine con il Sudafrica, paese in cui probabilmente entreremo tra poco. Ma guardate qua fuori. Mi ricorda un po' la forma dei vulcani sudamericani, veramente un posto pazzesco, veramente ci è piaciuto tanto qua, credo che si sia capito nei video e non sappiamo cosa succederà nel proseguo del nostro viaggio, ci stiamo lasciando alle spalle diversi paesi in cui vorremmo tornare e qua comunque non ci siamo stati pochissimo, abbiamo ancora un po' di tempo, non andremo via domani, intanto facciamoci un caffè. Usiamo sapientemente l'acqua qui nel deserto. È sempre una cosa un po' particolare avere questa possibilità di acqua corrente nel deserto. Dobbiamo anche fare una riparazione qui al nostro pentolino perché si è dissaldato una gambettina qua. Ma mentre scaldiamo l'acqua vi faccio vedere da questa parte perché è un panorama che veramente ti fa rimanere fermo così immobile, contemplare l'orizzonte, oltre le montagne, cosa ci sarà, perché è così, come era una volta. Queste domande che forse un geologo potrebbe rispondere qua, servirebbe. Ragazzi, c'è un vento pazzesco stamattina. Ce la siamo presa con comodo, sperando anche che passasse sto vento, ma in realtà no. Rimane costante qua nel deserto. Infinito proprio. Ragazzi, che posto. Devo dire che ora la temperatura non è terribile, però di notte scende sempre, c'è poco da fare. È un po' di vento, è difficile. No! Tira dentro! Chiudi! Salutiamo il nostro angolino di deserto sotto il Monte Elena. Fantastica notte. Comunque stamattina è passato anche la macchina che spiana la strada, quindi adesso ce la dovremo trovare perfetta. Speriamo, intanto dobbiamo salire, sta una qua. Dai che ci siamo. Ed ecco come si presenta la nostra strada. Abbiamo parlato con un po' di sudafricani in questi giorni, in questa regione, e ci hanno detto che in Sudafrica c'è tantissimo, un paese bellissimo, però gli manca un po' di deserto, che qua invece c'è. Speriamo non ci manchi troppo, perché qua è veramente bellissimo, cioè per noi è veramente spettacolare. We all know there will be a last time for everything and everyone. We might be living in our last days. There might be 27 years to come. Running across the border, following the water, make the most of every notion. Soaring like a kite, higher than a mite. Baby, I can see the ocean run. Baby, run, run like the river runs. You will become one with the ocean, one day we're gonna meet again. Until then. Adesso la strada va tutta in salita, dritta come un fuso. E c'è anche il guardiaganado, ma senza... A che serve questo guardiaganado? È tutto coperto d'esatto. Ma c'è anche una strada che va laggiù, nel deserto. E adesso a noi ci piacciono i tagliozzi e andiamo verso Ausennaker per prendere la C37, però prima prendiamo questo
Tagliozzo, che è la D278, quindi strada terziaria, perché le autobahn non le prendo neanche in considerazione, perché non sono poche, non le abbiamo mai fatte, quindi per me non esistono. Però da queste parti le strade che siano primarie, secondarie o terziarie sono perfette. Cioè, guarda qua. Tagliozzo ci sta facendo attraversare un plateau incredibile, contornato da queste montagne che hanno dei colori molto più scuri, rossi, mentre di là è tutto giallo. Forme delle montagne diverse, là sembrano un piano sopra l'altro, tanti strati, qua invece sembra della roccia tutta agglomerata, tutta colorata, spennellata. Serve il geologo per questo territorio, c'è poco da fare, guardate qua. Somebody ought to come along and let you down, so you could see my side and how it feels to hit the ground. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? Somebody ought to come along and let you down. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart and leave you crying on the floor. You let me down, I won't do this all again. Even if I try, I can't forget it. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Somebody said it should be easy to forgive. We all make mistakes and no one lives without sin. But why'd you have to break my heart? I wasn't ready to let you go yet. And now you're standing at my door, thinking that I'm gonna let you in. But if you wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart, so you could feel this pain and know what it's like to be left out in the cold, standing by yourself, no one to hold. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. But if you wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart, so you could feel my pain and know what it's like to be left out in the cold, standing by yourself, no one to hold. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. You should have never let me go. Ultimi chilometri di questa tagliozzo veramente devastanti. Ne abbiamo viste tanti di chilometri belli in Namibia, questi li annovero proprio tra quelli più spettacolari, alti in classifica. Qui stiamo per arrivare al bivio, cambiano i colori, ora la sabbia diventa pure bianca, ma è comparsa anche una macchia verde là, perché c'è un canyon. Stiamo arrivando all'Orange River ed effettivamente adesso noi devieremo e seguiremo il suo percorso. E qui spettacolare, perché non è che capita poi così spesso in Africa, ma abbiamo un confine naturale. La linea di confine è segnata proprio in questa parte del paese dall'Orange River. Quindi dall'altra parte del fiume abbiamo il Sudafrica. Quella macchina laggiù, su quella strada laggiù, è in Sudafrica. Sono comparse delle coltivazioni, adesso capiamo di che cosa qua, in mezzo al deserto. Sembra quasi uva. Ma C13 pure asfaltata, allora.
No, Comunque questi sono tutti vigneti. questa è proprio uva. Pensa a te. E ci destabilizza un po' questa cosa, perché essendo C questa strada è sterrata. Precisione namibiana poi è un po' meno. Però guardala in fondo, non lo so, forse finisce la strada asfaltata. E eccolo qua il cartello. Fine asfalto, inizio sterrato. E qua ragazzi per 80 km avremo strada stretta, contornanti con dunette e cunette. E caduta Massi. Ecco l'Orange River con l'acqua. Che bello! Il famosissimo Orange River. Ne abbiamo parlato anche quando siamo andati sulle dune a Walvis Bay. La sabbia trasportata da questo fiume arriva nell'oceano, dopodiché la corrente del Benguela, questa corrente freddissima che arriva dall'Antartide e arriva fino in Angola, la trasporta sulla costa della Namibia e crea quelle dune incredibili che abbiamo visto sulla Skeleton Coast. Pazzesco. Quindi tutta la sabbia delle dune della Namibia arriva da questo fiume. C'ha un sacco di acqua. E l'Orange River è proprio il fiume che non ti aspetti, Guarda qua dove l'hanno messo. Meglio, dove Madre Natura l'ha messo. Ma è proprio pazzesco. Quello lì è territorio sudafricano. Sembra tanta roba anche di là, devo dire, No, la parte sudafricana dell'Orange River non è da questa parte, non è che sia così facilmente raggiungibile. Mentre qua, guardate che strada! Mamma mia! Un po' di pietre rotolano, Sì. C'era il cartello, ma in effetti è vero. È vero, non è finto il cartello. Qua abbiamo un po' di scimmie che volevano andare a fare il bagno, ma tornano un attimo sui loro passi. Guardate le mamme con i piccoli sulla schiena. Adesso guardiamo qua sulla mappa e vediamo che lasceremo per un po' il fiume infilandoci qua in mezzo al canyon. Devo dire che potremmo anche fermarci per fare pausa pranzo. Il problema è che qua non ci sono piazzole, cioè non ti puoi fermare da nessuna parte, ci dobbiamo fermare a bordo strada, nel vero senso della parola. Guarda qua. Oh, finalmente abbiamo trovato un bello spazio a bordo strada. Laggiù c'è l'Orange River e quindi ci facciamo pausa pranzo. Ci sto. Si sente il fiume che scorre, è là in fondo. Adesso lui prosegue di là. Noi in realtà taglieremo per questo che è un altro canyon di uno dei piccoli affluenti dell'Orange River, che però credo che sia privo d'acqua. Dopodiché lo rincontreremo dall'altra parte. E qua stiamo preparando un paio di hamburgerozzi. Abbiamo anche il pane che non so da dove salta fuori. Dal congelatore. L'avevamo surgelato. Com'è? Spero sia buono. Sembra stare insieme di più rispetto all'ultimo che abbiamo mangiato a Ludwitz. Non lo so. Era tanto che non facevo l'hamburger in casa. Mi sembra abbastanza alto. Cioè, ci siamo. Perché l'hamburger è fatto a mano, quindi rimane più cicciotto. Buon appetito, dopodiché piccolo passo nel canyon. Dopodiché dormiamo. Dopodiché ancora Orange River, forse. Vamos. Buon appetito. Non sembra male, Aspetta a tira. Oh, che salita super mega! Abbiamo lasciato l'Orange River e ci fanno fare subito una pettata del genere. Povero Vale, subito così dopo pranzo. Sì. Fuori. Che strada.
Guarda che rocce. Bellissimo. È un posto magico. Qua adesso sono tutte stondate. Prima non tutte squadrate, tutte stondate. Ma c'è! Sembra una mega palla da bowling quella lì. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. 'Cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. I let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that are hurtful. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. Abbiamo lasciato le montagne e i canyon e ritorniamo sull'Orange River. E qua c'è anche un po' di coltivazioni, credo ci sia anche un campeggio. È un po' presto però per noi per fermarsi, però è un bel posto. E questa è la confluenza tra il Fish River e l'Orange River. Wow. Questo che attraversiamo è il Fish. L'Orange non lo possiamo attraversare perché sennò andiamo in Sudafrica. Anche perché ci serve una macchina anfibia. Ah, hanno fatto un bel terrapieno, Però qua il Fish mi sa che l'acqua non ce l'ha. Non in questo periodo dell'anno. E ora si prosegue qua lungo l'Orange River, strada bellissima, sempre comunque in condizioni pressoché perfette, davvero bellissima questa regione. È decisamente un bel modo per salutare la Namibia. Chissà se ce ne farà sentire in particolar modo la mancanza. Qua stiamo entrando in una miniera, qua cercano i diamanti, ma sembra quasi di essere nel Klondike.
con tutte queste montagne di terra accumulata dove hanno scavato, cercato e trovato. Questo è un camion da miniera. Guardate là. Oh. Eccoli là, guarda. Sì. Qua la vediamo bene la zona della miniera là in fondo. Però là è Sudafrica. E qua invece abbiamo un'altra miniera lato namibiano. Tra un po' in realtà arriveremo ai confini dello Sperregeblad. La pronuncia non è certamente questa, però è questa zona enorme che va praticamente da Luderitz fino ad Oranjemund, dove stiamo andando, ed è quella zona vietatissima dove non si può entrare perché è tutta la zona dei diamanti. Quindi è una zona molto sensibile e certamente dove escono fuori un sacco di soldi. Che cosa è passato? Sono Guarda lì, guarda, guarda. Sono quelli che c'erano allo Spizzekoppe. Che posto! bello. Cioè, questo fiume poi è calmissimo. Qua è strettina, guardate sta roccia. Mamma, bellissimo sto percorso, tremendo. Cioè, quest'albero è nato attaccato alla montagna, alla roccia. Un po' di montagne russe, via! Sembra di essere sull'ottovolante! Pensa a te! Vai di ottovolante, vai, 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 vai! Dove ci mandano? Ma qua c'è una curva, un tornantone, super tornante. Qua addirittura hanno anche cementato. Sì. Adesso ragazzi, noi prendiamo la MR 118. Praticamente entra dentro quella valle e arriva direttamente a Oranjemund, la cittadina dove i piccioni sono bannati. Cittadina dove un piccione non c'è mai stato, non ci può stare, è illegalissimo portare un piccione a Oranjemund, perché se può fregare tutti i diamanti se ben addestrato. Noi non ce l'abbiamo, quindi l'abbiamo. si può entrare. Dovrebbe essere abbastanza scorrevole, 90 km. Oranjemund deve essere un posto un po' strano, una cittadina dove ci lavorano e ci vivono i minatori, credo poco di più, ed è un po' incastrata tra il confine, il fiume e lo Sperregeblad, zona vietatissima. Però abbiamo visto sulla mappa che c'è una specie di area camping libero dove ci sono i bracieri, dove forse si può rimanere senza pagare, proprio lì sul mare. Deve essere male, andiamo a vedere, non lo sappiamo. Qui ragazzi lo Sperregeblad è assolutamente una miniera dietro l'altra, è nel medio del nada. Ecco uno struzzo, ha appena attraversato la strada. Oh, questo è vicino, Sì. Oh, scappa, guarda, guarda come corre. Con le piume bianche Questa è la punta della coda. che sventolano. Il paesaggio cambia nuovamente, ormai ci siamo lasciati alle spalle le montagne rosse, qua stanno apparendo nuovamente le dune.
Ma vediamo più che altro il lato sudafricano dell'Orange River, sfruttato con tante miniere certamente, non cose così grandi, però sulla mappa lato Sudafrica, cioè, ci sono neanche strade, c'è niente. Sono veramente difficilmente raggiungibili questi posti. Adesso si scende da questa montagna altipiano e laggiù in fondo si vede già l'oceano dove sfocia l'Orange River. C'è una centrale elettrica lassù tra le due. Adesso qua vediamo un ponte particolare, quello che attraverseremo per andare in Sudafrica con tutta probabilità. Questo è il confine che abbiamo deciso di usare. Andando dritto si va sul ponte. Perché giustamente c'è la parte di confine namibiano. Esatto. Quindi noi non dobbiamo uscire ancora. Noi facciamo questo giro qua intorno e proseguiamo verso l'oceano. Il custom è lì. E questo qua. Eh sì, guarda com'è piccolo. Ecco il ponte. Senso unico. Infatti c'è il semaforo, vedi? Sì. È senso unico alternato. Avevamo il dubbio di se fosse transitabile dai camion, però abbiamo detto che si può. Quindi proveremo a passare proprio quello. Allora, noi andremo verso l'aeroporto o anche la playa. Qua fuori dalla Main Road o Main Road, non lo sapremo mai. Abbiamo un po' più di problemi all'asfalto, d'altronde guardate dove l'hanno fatto, è tutta sabbia qua attorno, se vai lì non la racconti proprio. E qua ora c'hanno anche il campo da golf, ci sono gli Springboks, sì, nel campo da golf. Ci credo, c'è l'erba. Gliela tengono pulita. Eccoli lì nel campo da golf. Se la sciallano nel campo da golf. Ci avviciniamo al fiume. Ci sono anche tutti i fenicotteri rosa. Qua ci dovrebbero essere quei posti dove si può stare ufficialmente. Qui ne hanno già preso uno. Questo è già preso. Questo è carino, È carino. In curva, Sì. Probabilmente sono andati a pescare. Qui ragazzi in questa zona qui è concesso divertirsi dello Sperrenspirte. Oh, non ce la mai bene. Qua occhio a non finire nel fiume. Siamo quasi arrivati in fondo. Oh! Al parcheggione, eccolo qua. Wow! Siamo arrivati nei punti dove ci sono queste aree campeggio. Guarda, qua non è male, eh? Adesso non c'è nessuno. Il fine settimana magari ci vengono quelli che lavorano a Orange Moon a fare il barbecue. Ci fermiamo proprio qua. Basta. Back. Vediamo se siamo dritti perché avevamo solo un one shot. Se no dobbiamo affondare un po' da qualche parte. Ragazzi, che spiaggia. E qua mi sa che durante la settimana c'è nessuno. Il weekend, dai, qualcuno secondo me viene a fare festa qua, di sicuro. Però noi il nostro posto ce lo siamo scelto. Luci, vai a fare il bagno. Anche no. No? Un po' freschino, eh? Direi che come conclusione per la Namibia non è assolutamente male. Ci sono anche le nostre dune. E qui ci sarebbe il tuo braciere, il tuo tavolino, anche il posto dove sedersi e magari riparsi quando fa tanto caldo, chi lo sa.
un odore di carne alla brace qua dentro.